Ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e quest'oggi c'è un po' l'aria natalizia. Siamo un pochetto eleganti, ma il mio look sarà ancora più chic, più elegante grazie a lei, a questa bellissima meraviglia che brilla di luce propria. Tra qualche giorno sarà l'Immacolata e voi dovete sapere che per me inizia ufficialmente il periodo natalizio la sera del 7 dicembre, quindi quest'oggi non poteva mancare assolutamente il tutorial che riguarda questa bellissima borsa click e clack, che a seconda dei colori utilizzati può essere indossata sia per un'occasione speciale, sia per qualche evento o perché no, anche per la notte di San Silvestro. E poi non si esclude la possibilità di realizzare questo progetto per regalarlo a qualcuno di nostro caro. Eh sì, perché il progetto è super facile e veloce da realizzare, alla portata di tutti e lo si fa in un attimo. Poi tra l'altro occorrono davvero pochissimi materiali, come un fondo ovale da 20 cm, due rocche di cordoncino Indalux nella variante rossa con lurex oro, una chiusura click clack nella variante oro da 20 cm. Come notate la chiusura è predisposta per essere indossata non solo a mano ma anche a tracolla, inserendo una catenina perché come notate ha gli appositi agganci, uno a destra e uno a sinistra. Uncinetti di lavorazione utilizzati 3,5 per la lavorazione attraverso i fori del fondo e uncinetto 4,5 per la lavorazione del corpo della borsa. Come sempre vi lascio i link dei materiali del kit sotto a questo video nel box informazioni, vi lascio direttamente al tutorial, ma fermatevi un attimo, come sempre vi devo ricordare di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti e di seguirmi anche sui miei social, Facebook, Instagram e TikTok. A questo punto sigla! Partirò ovviamente dal fondo e mi ritrovo questa tonalità un po' grigina che non si sposa tanto bene con il rosso, quindi cosa faccio? Vado a lavorare il corpo della click clack sul retro, mi ritrovo questa tonalità neutra beige che alla fine sta abbastanza bene con la tonalità oro della chiusura, quindi farò in questo modo. In tal caso voi scegliete chiaramente un fondo il cui colore si sposa per bene con il cordino utilizzato, io un po' mi sto adattando. Dunque intanto avvio un cappio con l'uncinetto 3,5, lo lascio sull'uncinetto e parto da un foro qualsiasi, anche questo va bene, e inizio a fare un punto basso. Quindi entro sempre nello stesso foro e ne faccio un secondo. Benissimo, credo che farò 2 punti bassi per ciascun foro per adesso, poi vediamo sugli angoli quanti punti andare a lavorare. Quindi sono 2 e di nuovo foro successivo 1 e 2, ok, ho il primo foro dell'angolo. Qui generalmente facciamo sempre 3 punti bassi, vediamo se riusciamo, altrimenti separiamo i punti bassi da una catenella. Allora il secondo l'ho fatto, vediamo se riesco a fare il terzo con un po' di pressione. Perfetto, benissimo. Quindi continuo, farò 2 punti bassi nei prossimi fori, in quello dell'angolo ripeterò 3 punti bassi, riprendo i 2 punti bassi nei fori che si trovano sulla parte retta e quando incontro l'angolo 3 punti, 2 nei prossimi 5, angolo 3 punti bassi e poi termino con l'ultimo lato retto lavorando 2 punti bassi, per cui dai, continuiamo così e poi ci vediamo alla fine del giro. Ultimo foro, ultimi 2 punti bassi, 1 e 2, ottimo. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso, però lo vado a chiudere in costa perché andremo a fare il giro in costa dietro. Prendo sia la metà asola del punto basso e la maglia che c'è dietro, infatti continuo con l'uncinetto 3,5 per questo primissimo giro. Lo faccio per una questione estetica, il lavoro sarà molto più pulito in questo modo, per cui prendo il cordoncino e intanto chiudo a punto bassissimo. Faccio una catenella, entro sempre nelle stesse asole e faccio il primo punto basso. Bene.
continuerò a lavorare un punto basso prendendo sia la metà asola dietro che quella ancora dietro, quindi ho 2 asole, non potete sbagliarvi, e faccio il secondo punto basso e di nuovo terzo, quarto, quinto, sesto e così via. Credo che durante questo giro non farò aumenti perché vedo che comunque i punti vanno bene così, non ho bisogno di maglie in più. Per cui continuo, ora vediamo un attimino appena arriviamo nella zona dell'angolo. Ma non penso, perché già io ad occhio e sotto le mani vedo, sento che non è necessario. Ok. E infatti possiamo continuare senza fare alcun aumento. Continuo in questo modo per tutto il giro, vedrete che si alzerà automaticamente il corpo della borsa. Guardate che lavoro super pulito prendendo la maglia dietro all'asola al punto basso, quindi anche in questo caso continuiamo in questo modo fino a terminare il giro. Ci vediamo alla fine, continueremo il punto di lavorazione prescelto che si sviluppa su un numero multiplo di 2, infatti devo andare a vedere quanti punti mi ritrovo, ma penso che sia multiplo di 2, e si sviluppa anche in 2 giri. Il primo costituito da punti bassi ed il secondo lo vedremo dopo. Ultimo punto basso. Mi ritrovo 84 punti ed è un numero multiplo di 2, quindi perfetto. Adesso attenzione a questo passaggio perché il punto di lavorazione che adesso vedremo si sviluppa, come vi dicevo, in 2 righe, un numero multiplo di 2, però affinché la trama, la texture del punto di lavorazione sia ben evidente, dobbiamo lavorare il secondo giro, ovvero la seconda riga, capovolgendo, ovvero girando il nostro lavoro. Però attenzione a questo passaggio, adesso vi mostro un trucchetto per non confondersi. Mi rivolgo sempre alle principianti. Vado a chiudere intanto nel primo punto basso con punto bassissimo e fino a qui ci siamo e faccio una catenella. Ora prendiamo un marcapunti, un qualcosa, una forcina, anche un pezzo di cordoncino stesso se non avete il marcapunti, e andate a segnare questo primissimo punto dove abbiamo chiuso. Ora vedrete che torna tutto. Giriamo il nostro lavoro esattamente in questo modo. Il secondo giro o riga si sviluppa esattamente così. Prendiamo il filo, entriamo nel punto successivo, ovvero quello sottostante, prendiamo il cordoncino, abbiamo 3 asole e le chiudiamo tutte. Questo è il primo mezzo punto. Adesso incrociamo il mezzo punto alto, riprendiamo il filo, ritorniamo indietro e andiamo esattamente nel primo punto del giro sottostante. Quindi il marker ci segnala perfettamente che questo è il primo punto, quindi entriamo, prendiamo il cordoncino, non potete assolutamente sbagliarvi, 3 asole e chiudiamo tutto. Se per esempio non avessi messo il marcapunti, diciamo che girando il nostro lavoro non avremmo visto dov'è il primo punto, si sarebbe confuso un po' il tutto. Invece con questa tecnica individuate subito il punto dove entrare. Fatto questo, possiamo togliere benissimo il marcapunti, non ci serve più. Il primo punto adesso sarà esattamente questo qui. Però dopo ci ritorniamo, intanto continuiamo il nostro lavoro. Per continuare basta sempre saltare momentaneamente il punto successivo e andare nel secondo. Prendo il filo, entro nel secondo punto, tiro fuori 3 asole e chiudo. Primo mezzo punto. Riprendo il filo, torno indietro nel punto saltato esattamente in questo modo, riprendo il filo, esco e abbiamo fatto un mezzo punto incrociato. Quindi prendiamo il cordoncino e chiudiamo tutte le asole insieme. Di nuovo prendo il filo, salto il primo punto e vado nel successivo. 3 asole e chiudo.
e di nuovo rientro nel punto saltato e chiudo. Ve lo mostro un'altra volta e poi possiamo procedere allo stesso modo per tutti i punti che abbiamo al di sotto. E come sempre ci vediamo alla fine del giro per vedere come iniziare il successivo. E voilà! Ora, come notate, all'interno della nostra borsa questo sarà l'effetto, ma se giriamo il nostro lavoro e lo portiamo sulla zona esterna, quindi quello che poi sarà il corpo della nostra borsa, l'effetto del punto di lavorazione sarà esattamente questo. Abbiamo dei mezzi punti alti a rilievo. Immaginate questi primi 2 giri ripetuti per un tot di giri finché non alziamo il corpo della borsa. Che effetto avrà? Un effetto spettacolare garantito utilizzando solamente dei punti di base. Quindi continuiamo, ci vediamo come sempre alla fine. Bene, sono al termine del giro. Se avete calcolato bene il multiplo di 2 vi rimarranno gli ultimi 2 punti. Se ve ne rimangono 3, casomai andate a saltare l'ultimo, non succede nulla per un punto. Comunque termino il giro insieme a voi, faccio un mezzo punto nel secondo e poi ritorno indietro. Adesso facciamo lo stesso lavoro di prima. Nel frattempo sono passata all'uncinetto numero 4,5, che sarà l'uncinetto di lavorazione. Ora vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo mezzo punto che mi ritrovo, il primissimo. Quindi entro, prendo il cordoncino e chiudo. Tra l'altro la lavorazione è bella fitta e non sarà il caso di andare ad irrigidire. Faccio una catenella per alzare il mio lavoro, faccio lo stesso lavoro di prima, nel senso che riprendo il mio marker, giusto per capire qual è il primo punto. Fatto questo, giro il mio lavoro e questo sarà il risultato sulla parte frontale della nostra click. Durante la terza riga andiamo a rifare quello che abbiamo fatto durante la prima, ovvero dei punti bassi. Entro nel primo punto, nonché questo segnato col marker. Esco fuori e faccio il primo punto basso. Entro nel punto successivo e faccio il secondo e continuerò in questo modo per tutta la riga, facendo un punto basso in ciascun punto per un totale di 84 punti nel mio caso, visto che ho utilizzato un fondo 20x8 ovale. Anche in questo caso continuiamo in questo modo, ci vediamo alla fine, così vi mostro un'altra volta come chiudere e iniziare il giro successivo. Bene, ultimi 2 punti, ho terminato il terzo giro. 1 e 2. Come sempre andiamo a chiudere nel primo punto con un punto bassissimo e voilà, catenella. Prima di girare segniamo il primissimo punto ed è esattamente questo dove abbiamo chiuso. Giriamo il nostro lavoro, prendiamo il cordoncino e andiamo a lavorare il primo mezzo punto nel punto successivo. 3 asole e chiudo. Riprendiamo il filo, ritorniamo indietro nel punto saltato, ovvero il primo. Quindi tolgo il marker un attimino, altrimenti non riesco. Ok, prendo il cordoncino e chiudo. Perfetto. Adesso possiamo andare avanti. Quindi mezzo punto nel secondo, prendo il filo e ritorno nel primo saltato e chiudo. Riprendo il cordoncino, mezzo punto nel secondo, riprendo il cordoncino, mezzo punto nel primo saltato. Super facile davvero. 1 e 2. E voilà, guardate che bellissimo effetto, guardate come sbrilluccica,
Io innamorato di questo cordoncino, bellissimo, brilla proprio di luce propria, direi. Quindi io penso di avervi mostrato tutto passo passo, non dovreste avere alcuna difficoltà. In tal caso scrivetemi un commento, sarò lieta di rispondervi. Insieme abbiamo fatto questi primi 4 giri alternando i punti. Dobbiamo ripetere questi primi 2 giri per un tot di giri finché non alziamo il corpo della nostra click clack. Bene amiche ed amici, ho completato il corpo della mia borsa click clack. In totale ho lavorato 21 giri. Adesso è arrivato il momento di andare a rifinire tutto il bordo superiore e lo farò semplicemente a punto bassissimo, anche perché questa lavorazione sottile mi aiuterà a farla entrare attraverso la fessura della click clack, anche se ho fatto delle prove ed entra comunque, però andiamo a rifinire. Ho disfatto la chiusura a punto bassissimo perché andrò sempre a chiudere a punto bassissimo, ma prendendo soltanto la costina dietro. Quindi prendo il cordoncino e chiudo. Metto sempre il marcapunti perché farò un paio di giri a punto bassissimo. Quindi questo è il primo. Asola dietro e chiudo a punto bassissimo. Asola dietro, punto bassissimo. Asola dietro, punto bassissimo e continuo per questo giro e per il successivo. Mi raccomando, mano molto molto morbida perché altrimenti si rischia di stringere il bordo superiore. Bene, terminati i 2 giri a punto bassissimo, possiamo staccare il cordoncino e andare a chiudere con asola invisibile. Quindi il marcapunti lo possiamo togliere, prendiamo un ago, saltiamo il primo punto e andiamo nel secondo. Entriamo al centro del primo. Perfetto, come notate non si nota il punto di avvio e di chiusura. Quindi vado sul retro e nascondo il cordoncino in eccesso. Abbiamo una larghezza da 28 cm e un'altezza da 19 cm. Adesso posso prendere la mia click, volendo potete foderare il progetto. Non vi suggerisco di irrigidirla perché il corpo è abbastanza rigido, si sostiene da solo come notate, merito del cordoncino utilizzato. Comunque dicevo, prendiamo la nostra click e la posizioniamo esattamente al centro, facciamo coincidere i 2 lati con i lati del nostro fondo. Magari la fissiamo con delle pinze, con qualcosa in modo che stia ferma e poi andiamo a fissare il tutto con delle viti che sono in dotazione. Però io faccio una cosa, intanto vado a fissarmi una metà e poi insieme fissiamo l'altra per questioni di comodità, perché siccome sto registrando per questioni appunto di comodità è meglio così, ma il processo rimane lo stesso.
Bene amiche ed amici, vi ho mostrato tutti i vari passaggi, avete visto, ho applicato un po' di colla all'interno della fessura per saldare al meglio la chiusura stessa sul corpo della borsa, non si sa mai, è una sicurezza in più. Vi consiglio di farlo. Potete reperire la colla direttamente su Amazon, basta che scrivete colla per lavori, fai da te, per creazioni handmade, vi appare subito. Magari se riesco vi lascio il link sotto al video nel box informazioni. Dopodiché ho applicato anche le viti, ho chiuso insieme a voi anche la click clack, la chiudiamo ancora una volta insieme. Questo è il risultato, direi che è perfetta. Qui abbiamo il fondo, nonostante io lo abbia lavorato sul rovescio, come notate, tutto cade a pennello, insomma, nemmeno si nota. Mi piace molto. Volendo potreste agganciare una tracolla, perché questa chiusura da 20 cm ha appunto gli anelli predisposti. Tolgo anche la protezione. Tra l'altro, come avete visto, ho utilizzato 2 rocchie di Indalux. Questa è quasi integra. Ho lavorato, non so, forse 4 giri più i 2 giri appunto bassissimo. Comunque io non sono riuscita con una rocca, ne occorrono 2. Volendo, con quello che rimane potreste farci qualche altra creazione. Non sto lì a pesare la borsa perché non avrebbe senso, visto che ho sia il fondo che la chiusura click, che sono materiali che pesano. I grammi totali non sarebbero fedeli. Tra l'altro qualche tempo fa ho realizzato questo cuore utilizzando sempre Indalux e volendo potrei agganciarlo direttamente alla mia click. Non male, molto romantica, che dite? Ovviamente trovate il tutorial del cuore qui sul canale, magari ve lo lascio nella i qui in alto e sotto nel box informazioni. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, sono molto curiosa. E tra l'altro, per quanto riguarda la capienza, lo avete visto, è molto capiente, super pratica, comoda. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che il progetto vi sia piaciuto e che proverete a replicarlo. Fatemi sapere come sempre. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, per avermi ascoltata, vi ricordo che trovate il link che vi riporta al materiale, al kit sotto a questo video nel box informazioni. A questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo progetto, mi raccomando non mancate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi anche sui miei social. A questo punto, alla prossima, un bacino a tutti!